Ciao a tutte, io sono Iman E io sono Selam, e questo è My Zone, un podcast sulla vita nei quartieri di periferia. per scoprire insieme le voci e le storie delle periferie milanesi. Quelle vere, quelle autentiche, E quello in cui un po' ci siamo conosciute. vero? Se devo pensare a quando ti ho conosciuta, sei uno di quei volti che incrociavo spesso alle manifestazioni. Mi metteva sempre gioia vederti in piazza, in manifestazioni, perché quando avevo circa 15-16 anni non erano tantissime le persone razzializzate in piazza. E quindi vederti mi faceva sempre sorridere, un po' mi proiettavo in te, no? Mi sentivo parte di qualcosa, non da sola. Certo. Quella è la sensazione che ti dà incontrare una persona con cui in qualche modo di cui sai qual è la motivazione che l'ha spinta ad essere lì con te, no? Cioè, riconoscere lo struggle, cioè la difficoltà, no? Dire, cioè, se una ragazza di origini straniere come me probabilmente viene da contesti simili ai miei, no? Abbiamo magari qualcosa, cioè capiamo, vediamo le cose nella stessa maniera e poi un po' raccontandoci. Insomma, veniamo da due quartieri, da due periferie intense della città di Milano. Esatto. Quarto Giaro e San Siro, diciamo che non sono proprio... Fanno scuola. Esatto. Un po' sì. Però durante la pandemia, che poi è il periodo in cui ci siamo anche conosciute di più, devo dire che forse una delle cose che mi ha colpito di più è stato vedere così tante persone, soprattutto di origine straniera, avere portato, cioè proprio portare così tanti contenuti attraverso i social, perché poi erano anche l'unica piattaforma sociale che potevamo condividere, e che però hanno dato la possibilità, essendo a costo zero nei fatti, a tantissime persone magari di iniziare proprio a raccontare la propria cultura di origine o il rapporto con l'Italia, o appunto il rapporto per esempio con la discriminazione razziale. E quindi questa cosa ha creato proprio, per me è stata un'esplosione, cioè io lì ho scoperto tantissime persone che poi ho avuto anche piacere come te di incontrare nella vita reale. Però La pandemia è stato anche un po' un momento di costante riflessione legato al fatto che comunque non avevamo possibilità di spostarci, di cambiare zone e quindi rimanere nel tuo contesto d'origine, ritornare ai tuoi ricordi, avere più tempo per leggere, ti porta a maturare tutta una serie di riflessioni che poi non avendo altri strumenti per condividerli, vuoi o non vuoi, vai a finire sui social. Questa è una cosa a cui non avevo mai pensato, in effetti, cioè questo tempo di elaborazione. Però devo dire la verità, durante la pandemia io mi trovavo a San Siro, dove ho abitato insomma, per tanti anni nel quadrilatero di case popolari, e ho proprio provato il senso di claustrofobia, che credo tra l'altro di aver condiviso con un sacco di persone del quartiere, perché ogni volta che mi affacciavo dal balcone c'era qualcuno che usciva di casa per fare una telefonata, cioè io poi avevo la fortuna di non essere in una casa sovraffollata, ma tantissime famiglie vivono in case che sono molto piccole, quindi se hai già 2-3 figli delirio nel senso di spazi. E devo dire che proprio anche i ragazzi più giovani che conoscevo attraverso insomma la musica, la condivisione soprattutto dell'hip hop, devo dire che spingevano per uscire di casa, e quindi loro non è che uscivano di casa perché volevano contrastare i divieti alla circolazione, loro uscivano di casa per fare una telefonata, per non essere ascoltati dai propri genitori o per appunto proprio prendere una boccata d'aria. Quindi ho realizzato quanto fosse claustrofobico per me un quartiere che è così centrale, così sovrappopolato e così anche ghettizzato, cioè da cui è difficile uscire proprio fisicamente. No, Quarto Giaro ti dirò, durante la pandemia mi ha dato tutta un'altra impressione, sai, perché è un quartiere in realtà molto più ampio, nel senso che le case non sono tutte attaccate tra di loro come magari a San Siro, e poi al contempo ci sono tantissimi parchi, quindi per me la pandemia è stato anche un momento per riscoprire il mio stesso quartiere e rivedere determinati aspetti che avevo sempre trascurato e non avevo mai notato, no? Ero un po' legata a quella narrazione di Quarto Giaro degli anni 90, dei primi 2000,
2000, quindi legati alla criminalità, alla''ndrangheta e via dicendo, macchine bruciate, lo spaccio, sì, esatto. E invece durante la pandemia l'ho un po' riscoperto, ho avuto appunto la possibilità di rinnamorarmene, ecco. Poi io ho la fortuna di abitare in un palazzo molto grande e quindi già solo nel nostro palazzo c'è molto spazio, certo, anche solo per passeggiare, no? Nello stesso cortile o sulle scale. Io mi ricordo che durante la pandemia facevo le scale su e giù spessissimo ed ero da sola a farlo, quindi non certo, mettevo a rischio nessuno. Quindi c'è stato un po' più questo, un innamoramento del mio quartiere. Ecco, per esempio questa cosa della narrazione, cioè di come vengono raccontati i nostri quartieri, è una cosa che comunque condividiamo in pieno, perché cioè, Quartoggiaro effettivamente adesso io ci sono andata spesso, soprattutto da ragazza, diciamo, quindi superati diciamo l'adolescenza, perché una mia carissima amica abita lì, però devo dire che anche lei fatica un po' ad associarsi a Quartoggiaro, non vuole esattamente dire di essere di Quartoggiaro, però il quartiere è tranquillissimo. Io quando ci sono andata per la prima volta devo dire che ero un po' preoccupata, perché cioè, nonostante arrivi da quartieri raccontati malissimo, effettivamente come raccontano i nostri quartieri ci influenza tantissimo, al punto tale da stravolgere anche quello che noi guardiamo, cioè quella realtà lì non è più una realtà. Sì, diciamo che un click nelle narrazioni dei quartieri di periferia c'è stato anche grazie all'hip hop, al rap. Cioè nel 2020 sono anche esplosi tutta una serie di artisti con background migratorio, razzializzati, che hanno iniziato a raccontare i loro quartieri dal loro punto di vista. Sì. Inevitabilmente il loro punto di vista è anche un po' il nostro. Quindi per la prima volta ci siamo anche ritrovati in una narrazione del nostro quartiere e secondo me quello è stato potentissimo. Sì, quello è stato potente e tra l'altro anche strano, perché sorprende pensare che il proprio quartiere, cioè per esempio se penso a San Siro penso alla Seven Zoo, no? Ed è strano che, cioè, da un certo punto di vista chi è più grande, gli adulti diciamo, non sempre apprezzano che a cambiare la narrazione del proprio quartiere o anche a in qualche modo migliorarla, siano dei giovani che fanno qualcosa di così comunque radicale, che va proprio a creare il caos, no? Rispetto a, perché se pensi anche, cioè se pensiamo anche soltanto a quanta attenzione mediatica ha ricevuto San Siro grazie a Via Zamagna e la Seven Zoo, ecco, devo dire che non tutti se l'aspettavano, però quello che veniva raccontato prima non era assolutamente meglio, quindi in realtà insomma loro sono stati coraggiosi, poi appunto ecco noi guardiamo i nostri quartieri con una consapevolezza differente, siamo comunque figlie di persone straniere e quindi non possiamo, questa cosa fa parte di noi, fa parte anche del modo in cui guardiamo, no? I nostri quartieri. E Sì, non so se tu hai avuto esperienza per esempio rispetto a giornalisti, alla presenza dei giornali nel tuo quartiere. Tantissimo, sì, io quando ero piccolina, minorenne, sono stata intervistata da dei giornalisti, no? Assurdo. Sull'idea che avevo io del mio palazzo e mi avevano chiesto se era vero che lo chiamavano Alcatraz e via dicendo, no, mi hanno fatto molto ridere in quell'occasione. Tra l'altro, parlando un po' di Seven Zoo, è interessante, no? Perché vediamo la fuoriuscita di un movimento culturale effettivo da un quartiere periferico di Milano. Quindi assistiamo proprio alla creazione di cultura in periferia, quando generalmente di Milano si narra il centro, si narrano i grattacieli, si narra il lavoro e le periferie vengono sempre ghettizzate, stigmatizzate. Quindi secondo me anche chiedersi cosa fa della città quello che è, cosa crea effettivamente la città, dove nascono arte, cultura e storia, in centro o in periferia? Secondo me questa è una domanda molto importante, la risposta è che tutto quello che è creativo serve, diciamo, per immaginare altre possibilità ed è uno spazio di possibilità che nasce dal margine, nasce dalle periferie, non ce n'è. Però per essere considerato tale passa dal centro, cioè per essere considerato cultura, per essere considerato arte, per essere considerato di valore deve passare dal centro, cioè proprio deve passare dal via e quindi questa cosa qua un pochino ci rende
ci rende difficile credere di poter essere noi stessi produttori, proprio, cioè di poter fare, no, qualcosa, cioè è assurdo, nel senso andrebbe davvero molto stimolata la produzione musicale, la produzione artistica da parte di quartieri come i nostri. Secondo me sì, è un'occasione anche per riflettere su questo, su quanto la cultura, la creazione non debba necessariamente passare dal centro, ma dato che nasce ai margini è giusto valorizzarla lì dove nasce. Ed è un po' per questo che abbiamo deciso di fare questo podcast, dare spazio a quella che secondo noi è l'arte, l'immaginazione, la narrazione che proviene dai quartieri che abbiamo abitato e che abitiamo. Sono italiano e arabo, mafia, couscous, pasta. Ho promesso a mamma che faccio solo i flus e basta, perché la piazza non ti comprerà una casa. Soldi sporchi vanno via più veloci di chi brasa. Cocaina in bottiglia non ti basta più del naso. Non hai più una famiglia, sei nato solo per caso. E odio i tossici più di quanto gli ipocriti. Stavo sotto i portici, tu dream, muoviti.